Spero da questo momento in poi di poterne girare di più spesso. E quale occasione se non l'anniversario del blog per i suoi 2 anni fare un nuovo video. L'anno scorso vi ho proposto un tiramisù, la ricetta la trovate, il link qui da qualche parte e anche magari sotto nell'info box, e questa volta invece ho deciso di fare qualcosa di salato e quindi vi preparerò i panzerotti fritti, ovvero i panzerotti pugliesi. In questa prima parte del video vi farò vedere l'impasto, perché sarà un impasto che andrà a lievitare per tutta la notte in frigo. Quindi oggi preparo l'impasto e domani girerò il resto del video dove vi farò vedere i ripieni e come prepararli. Inizialmente volevo fare il ripieno classico, ovvero pomodoro, mozzarella e origano, e invece mi sono detta no, facciamone 2, e alla fine ho deciso e ne farò 3, quindi avremo l'impasto e ben 3 tipi di ripieni. Iniziamo subito con l'impasto. Ok, siamo pronti per l'impasto. Che cosa ci servirà? Allora, prima di tutto ci serviranno 20 g d'olio, 15 di sale, 6 di zucchero, qui ci sono 8 g di lievito fresco che ho già sciolto con un po' d'acqua tiepida, 600 ml di acqua tiepida, 350 g di farina 00 e 650 g di farina di semola rimacinata. Allora, ho deciso di usare l'impastatrice e montiamo il gancio e iniziamo a impastare. La prima cosa che vado a fare prima di mettere la farina nella planetaria è a mescolare le 2 tipologie di farina assieme in modo che sia mescolata in maniera omogenea. Mi aiuto con una frusta. Ok, per iniziare con l'impasto verso l'acqua, lo zucchero, mettiamo il lievito, e circa metà della farina. Mettiamo ancora una, ok. Ora aziono l'impastatrice a una velocità bassa in modo da non schizzare ovunque. Andiamo ad aggiungere il resto della farina. Avviamo la planetaria e pian piano alziamo la velocità gradualmente.
ottenuto il nostro impasto. Ora lo andiamo a togliere dal nostro contenitore con l'aiuto di un ripiano infarinato. Vado a impastarla ancora un pochino. Come vedete è bella elastica e ancora un po' umida. Prendo un recipiente abbastanza capiente e ci verso un po' d'olio. E vado ad adagiare l'impasto. Ora lo coprirò con della pellicola e lo lascerò in frigo per tutta la notte, ovvero circa 8-9 ore, se non di più. Eccoci con l'impasto pronto lievitato. Questo impasto, come vedete, è meno di quello che ho preparato perché è passata più o meno una settimana, una parte del girato è andata persa e quindi ho deciso di rifarne meno, però comunque la procedura è identica a quella dell'altra volta. E quindi proseguiamo a fare i panzerotti. Ovviamente sul blog troverete tutto quanto, tutte le quantità, e avete anche la possibilità di poter aumentare le porzioni nella ricetta per farne quanti ne desiderate voi. Questo impasto è circa per 6 panzerotti. Ed ecco qua la pasta. Ho diviso il totale dell'impasto per 6 e ora vado a fare delle palline adatte. Sono circa 72-73 grammi. Ok, ora vado a formare le mie palline di pasta e le vado a coprire con la carta trasparente. Potete utilizzare anche uno straccio. Adesso vi faccio vedere come preparare il ripieno con i friarielli, quindi è l'unico ripieno che andrà cotto prima di essere messo nel panzerotto. Qui abbiamo uno spicchio d'aglio tagliato in 3 parti, mettiamo del buon olio d'oliva nella padella, circa 2 cucchiai e mezzo, e aspettiamo che inizi a sfrigolare l'aglio. L'aglio sta sfrigolando e quindi vado ad aggiungere la salsiccia che ho spellato e fatto a pezzetti a mano. Ora vado ad aggiungere del sale, poi il peperoncino. La quantità sta a voi. Se volete potete ometterlo se non vi piace il piccante. Vado ad aggiungere i friarielli che ho già fatto scottare in acqua e poi ho strizzato perché non vogliamo che il ripieno si inzuppi d'acqua. Bagnate con un goccio d'acqua o con l'acqua dei friarielli. I friarielli non dovranno cuocere più di tanto perché li abbiamo già fatti cuocere. Ora dobbiamo solo assaggiare, aggiustare di sale eventualmente e aggiungere una spolverata di pepe. Uno dei ripieni, come avete visto, sarà classicissimo pugliese, friarielli, salsiccia e provola affumicata. Ora vi faccio vedere come preparare il ripieno classico. Allora, qui ho della mozzarella, anzi della treccia pugliese che ho tagliato finemente. Vado a prendere dell'origano,
inizio a mettere questo e poi vediamo dopo all'assaggio. Prendo del pomodoro, ne metto 2 cucchiai e inizio a mescolare. Metto un altro paio di cucchiai, metto un pizzico di sale, non troppo, prendere un cucchiaino per l'assaggio, metto il resto dell'origano, questo semplice è il ripieno classico, quindi mozzarella, pomodoro, un pizzichino di sale e origano. Ok, lo metto da parte. Invece l'altro ripieno sarà salamino, ricotta, un pochino di mozzarella e del pomodorino secco. Adesso partiamo. Allora, prendiamo il mattarello. Ok. Allora, vado a stendere la pasta in maniera che sia bella rotonda o più rotonda possibile, e attuo un piccolo trucchetto che ho imparato più che altro dalla cucina orientale, quando si fanno fagottini, ravioli, ovvero a lasciare leggermente più spesso il centro e a assottigliare i lati, in modo che dove c'è la farcia ci sia più supporto e non vada a bucarsi. Vediamo se funziona anche con i panzerotti. Allora, pasta stesa, iniziamo con quello classico. Mettiamo 2 bei cucchiaini abbondanti e ora prendo una forchetta che mi aiuterà a chiuderli. Intanto ho già messo a scaldare il nostro olio. Ok, adesso pizzico con la forchetta le estremità. Se volete potete lasciarli così, o per sicurezza potete fare delle pieghe. Io non sono bravissimissima a fare le pieghe, però preferisco farle, quindi faccio una piega molto semplice. Vado semplicemente a pizzicare la pasta verso l'interno ed ecco qua il nostro panzerotto. Questo è il secondo ripieno, quindi prendiamo un cucchiaio, rompiamo un pochino di ricotta. Qui non abbondiamo troppo con tutti gli ingredienti perché ce ne sono diversi da mettere, quindi ricotta, mettiamo 3 striscioline di mozzarella, 3 fettine di salame e 3 striscioline di pomodorino secco. In poche parole, un pomodorino secco tagliato a strisce per ogni panzerotto, altrimenti diventano troppo pieni, a meno che non li facciate molto più grossi. Allora mi asciugo le mani dall'olio, che altrimenti non favorisce la chiusura del panzerotto. Facciamo attenzione al ripieno in questo caso. Forchetta,
e di nuovo a pizzicare le estremità. Ultimo ripieno, i friarielli con la salsiccia. Io l'ho fatto piccante perché a me piace piccante, ma se non vi piace potete omettere tranquillamente il peperoncino. Allora, e ora una generosa manciata di scamorza affumicata o provola affumicata. Ovviamente più farcia mettete, più sarà ardua la chiusura. E voilà. Con un po' di attenzione si riesce a fare tutto. Andiamo a friggere l'ultimo panzerotto, mettiamo così. E con l'aiuto di un mestolo, utilizzatene uno in ferro, vado a buttare l'olio caldo anche sopra in modo da facilitarne la cottura. Ho finito di friggere finalmente, anche se erano solo 6, ma fa ancora caldo, quindi ecco qua i nostri panzerotti belli dorati. C'è chi mette un pizzico di sale sopra, io preferisco lasciarli così perché sono già belli saporiti. Mi raccomando, mangiateli caldi perché sono sicuramente al loro meglio. E se il video vi è piaciuto, i panzerotti vi sono piaciuti, iscrivetevi al canale, un pollice in alto e al prossimo video.